Ciao Tiziana, Ciao, buongiorno. puoi raccontarci brevemente di che cosa ti occupi? E allora, io sono una giornalista diciamo abbastanza creativa, nel senso che esercito il mio lavoro non tanto sulla stampa tradizionale quanto attraverso strumenti e mezzi creativi, quindi scrivo dei libri, dei saggi romanzati, dei documentari anche creativi qualche volta, ho un blog e cerco diciamo di fare corretta informazione utilizzando dei mezzi più consoni diciamo al mondo reale in cui si vive nel 2022. Come il concetto di giustizia spaziale si riflette concretamente nelle tue attività e nelle tue azioni? Bene, si riflette in entrambe le cose. Nelle mie attività come giornalista, io sono un'osservatrice di quello che accade nella giustizia spaziale terrena, chiamiamola così, e quindi nel corso degli anni mi sono ritrovata come osservatrice appunto di esperienze, dinamiche, tentativi di denuncia o creazione di una giustizia appunto spaziale. Come giornalista e quindi nell'esercizio delle mie attività sono un abitante di uno spazio prevalentemente digitale e profondamente ingiusto in questo momento storico. Puoi spiegarci perché dici che questo spazio è ingiusto? Assolutamente, di questi tempi chi fa il giornalista, quindi esercitare questa professione è qualcosa di molto diverso dalla storia che abbiamo sempre studiato e da come siamo abituati a farlo. È la rete, internet, teoricamente dovrebbe essere lo spazio della grande libertà, della grande democrazia, dell'orizzontalità, delle grandissime opportunità. Questo diciamo è qualcosa non cioè, di teorico e quindi di impossibile da raggiungere, ma è qualcosa di potenziale. Internet è in potenza il luogo, diciamo così, della giustizia appunto spaziale anche nel starci dentro, scambiare contenuti, informarsi, condividere. Nella realtà non funziona proprio così perché comunque è difettato da un'anomalia, soprattutto negli ultimi anni. In questi anni, diciamo, internet è diventato in prevalenza sinonimo di piattaforme e piattaforme intendo appunto Meta, Twitter, ma perché no anche Amazon, con tutte le ripercussioni che questo ha nel mondo, chiamiamolo reale. Apro e chiudo parentesi, anche quello che succede su internet è reale, non è irreale, però nel mondo terrestre, chiamiamolo così. E quindi in questo vortice di contenuti di fatto ha smesso, anzi forse non è mai stato veramente quello che potrebbe essere in potenza, perché è diventato lo spazio occupato, diciamo perché no, da pochi grandi gruppi che utilizzano per il proprio profitto, potere, denaro, insomma, possiamo bene immaginare quali siano le cause che li spingano a farlo, questo spazio, trasformando i cittadini in consumatori di fatto. E quindi anche io che sarei tecnicamente una cittadina consumatrice e anche diciamo soggetto attivo perché partecipo nella produzione dei contenuti, di fatto non sono altro che un, ehm, un banale consumatore del quale vengono presi i dati e che viene utilizzato diciamo come un piccolo bullone di questo grande marchingegno di cui non abbiamo assolutamente il controllo. E quindi perché l'ingiustizia, giustamente io l'ho definito una cosa ingiusta, è ingiustizia perché sono regole di mercato che tecnicamente si dimostrano le regole di libero mercato, ma di fatto così non è. Io in particolare, che parlo di questo proprio per quello, dopo 4 anni di utilizzo della piattaforma di Meta, in particolare Facebook, con una pagina Facebook che è appunto uno spazio di produzione di contenuti ma anche di condivisione e di scambio, dopo 4 anni di produzione di contenuti e di tutto quanto, ho visto la mia pagina essere chiusa, cioè non bloccata per qualche tempo limitata, ma totalmente rimossa con un'accusa che io non condivido, insomma, però la possibilità per un cittadino o ancora peggio per un giornalista di confrontarsi e di venire a conoscenza delle reali ragioni per cui questo spazio ti è stato sottratto sono letteralmente impossibili perché parliamo di una formica che cerca di farsi ascoltare da un elefante, quindi è una cosa diciamo molto complicata avere un'interlocuzione con loro.
E allora lì devi, ahimè devi, uso un termine brutto ma che poi è reale, cercare strumenti, nello specifico giuridici e legali, per cercare di capire come sanare questa frattura. Ecco, io penso che al di là, la mia è una testimonianza, non è la ragione per cui mi sto lamentando, ma è la testimonianza di qualcosa che accade a migliaia e migliaia di persone. Poi chiaramente è più complicato per chi fa il mio lavoro, magari è meno complicato per chi ne fa un altro, però è un classico esempio di come ci sia un'ingiustizia nella gestione di uno spazio, che di fatto è lo spazio in cui noi viviamo la metà almeno della nostra vita. Secondo la tua esperienza, come bisognerebbe integrare la riappropriazione dei beni comuni e la loro destinazione? Beh, da giornalista che ha osservato, diciamo così, il mondo e lo spazio terrestre, mi sento di parlare di due aspetti che ho conosciuto, incontrato, studiato, analizzato. Uno è il consumo del suolo, che è un male, diciamo, che affligge in particolare il paese Italia, che è quello, insomma, di cui sto parlando io in questa intervista, che raggiunge cifre da capogiro. Cioè, noi stiamo consumando in Italia chilometri, chilometri e chilometri come mai abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Cioè, quindi continuiamo a costruire laddove il precedente è un disastro sostanzialmente. E questo è il grandissimo esempio, secondo me, di giustizia sociale, con tutto quello che comporta anche solo per la salute delle comunità che vivono all'interno di questi spazi. Quindi non è che il recupero degli spazi e lo stop al consumo del suolo sono qualcosa di vecchio o qualcosa che uno chiede perché vuole tornare indietro ed è antiprogressista, è esattamente il contrario, è la messa in sicurezza del territorio, degli spazi, la riqualificazione dei territori. L'Italia è un paese bellissimo perché è il paese dei borghi, è il paese dei piccoli centri. Ecco, lasciare morire gran parte del nostro territorio mentre costruiamo delle cose inguardabili e soprattutto insostenibili in altrettanti territori violentandoli, e questo credo sia uno dei motivi che distrugge l'Italia, ma ahimè temo che distrugga l'intera Europa, non è diciamo un problema solo italiano. E quindi da una parte hai dei piccoli, piccolissimi tentativi che nel mio lavoro ho avuto la possibilità di incontrare, che hanno l'unico limite di essere degli esempi, dei progetti pilota, delle bandiere. La soluzione senz'altro dovrebbe essere quella di replicare esperimenti di questo tipo. Faccio riferimento soprattutto a un esempio famoso oramai nel mondo per la questione dell'accoglienza, che è il modello Riace, che in realtà modello è stato, ma non solo di accoglienza, cioè è stato un modello di sostenibilità sociale, politica ed economica in un territorio disagiatissimo, cioè che più disagiato non si può, in Italia dentro l'Europa, in Calabria dentro l'Italia, nella Locride dentro la Calabria, cioè se si può fare là, si può fare dappertutto. E quindi è un esempio, diciamo, altamente simbolico. Riace nei 15 anni in cui è stata governata da Mimmo Lucano ha realizzato lo stop al consumo e il recupero delle aree, diciamo così, non urbane ma storiche del borgo. E, e soprattutto lo stop al consumo del suolo è stato sulle spiagge, nella marina di Riace. Ecco, quello è uno degli elementi più potenti del modello Riace che in questi anni, diciamo così, di xenofobia, politiche securitarie europee abbiamo dimenticato e tralasciato, ma credo sia il grande valore aggiunto perché la comunità eterogenea di Riace era in quel modello che abitava. Dall'altra parte, sempre da italiana calabrese, non posso, con la Sicilia qua di fronte, non posso che concentrarmi su un'altra grande questione degli spazi in questo paese, che è quella dei beni confiscati, che non ha appunto un valore solamente e meramente simbolico, ma soprattutto un valore di comunità economico e di corretta iniziativa privata. Noi in Italia abbiamo circa 23.000 immobili e strutture confiscate, che sono veramente tante.
circa 14.000 sono diciamo riutilizzati o in via di riutilizzazione, la stragrande maggioranza vengono assegnati agli enti pubblici, alle amministrazioni, ci si fanno le caserme, ci si fanno gli uffici. Ecco, io credo che quello sia un modo scorretto, non il più scorretto è lasciarli abbandonati testimoniando che o fa le cose la mafia o non le fa nessuno, e questo è diciamo il peggior boomerang che si può avere dal confiscare dei beni e poi lasciarli morire, quindi dal chiudere delle attività economiche e lasciare fondamentalmente la gente disoccupata. Quello è il peggiore dei modi dopo aver confiscato. Poi c'è quello di togliere economia per mettere amministrazione, burocrazia, Stato. Questo è un altro uso, ahimè, scorretto, che però a quanto pare è, se non l'unico, il prevalente, mentre la vera spinta che si potrebbe dare con questi beni confiscati vede un solo caso di riutilizzo in maniera, secondo me, funzionale ed efficiente, che peraltro avviene nella nostra città, che è Reggio Calabria, ed è il caso di l'unico imprenditore in Italia che svolge la sua attività all'interno di un bene confiscato. Diciamo, sembra una bella storia, tutto è bene quel che finisce bene, ma non è assolutamente così, perché l''ndrangheta non smette di farti danni perché tu hai un bene confiscato, anzi, e quindi hai problemi alle violenze, agli incendi e a tutto quello che Tiberio Bentivoglio, che è l'imprenditore in questione, ha avuto nella sua sanitaria, che è la sua attività diciamo economica. Ahimè, negli ultimi anni si sono aggiunti i debiti erariali e quindi il problema economico di un imprenditore che ha denunciato l''ndrangheta e che ha avuto anche 7 attentati negli ultimi anni, che però viene dallo Stato trattato come un qualunque imprenditore insolvente, che quindi non tiene conto del motivo delle problematiche economiche del suo territorio. Conosci delle altre esperienze al di fuori del tuo paese che ti piacerebbe coinvolgere in questa serie di interviste? Allora, ho conosciuto in realtà circa 10 anni fa un'esperienza che in realtà mi ha aperto un mondo, e che quindi non è soltanto lei, ma un mondo in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa, di riconversione di vecchi poli industriali, e quindi queste piccole città fantasma all'interno delle periferie delle nostre città. In Portogallo, nella città di Lisbona, 10 anni fa c'è stata questa grande operazione di riconversione della El-Shish Factory, che poi però quando sono tornata ho scoperto aver avuto delle grandi trasformazioni rispetto a quello che io avevo incontrato. Ciò non toglie che però come dire, il sano investimento dell'iniziativa privata all'interno di uno spazio può rimettere la vita all'interno di uno spazio totalmente abbandonato. Quello era un polo tessile enorme, all'interno del quale, quando ci sono andata io tanti anni fa l'ultima volta, c'erano circa 120 aziende di industria creativa che lavoravano all'interno di questo spazio, e che producevano appunto economia sana. Io credo che quello in Portogallo, ma altre ce ne sono in giro per l'Europa, ce ne sono diverse anche negli Stati Uniti, in particolare laddove sono state dismesse le grandi industrie automobilistiche. Ecco, queste grandi città fantasma che abbiamo alle periferie delle nostre città, che diventano, poi sappiamo bene cosa diventano quello che tutte le città fantasme diventano, ricettacolo delle peggiori attività criminali di basso o alto livello. Ecco, una cosa che mi piacerebbe vedere diffondere in Italia, so che qualcosa c'è a Milano, a Bergamo, qualcosa c'è, però io credo che il qualcosa non basti mai, soprattutto a quei pochi che diventano avanguardia di queste cose e che poi ritrovandosi soli, come Tiberio, come Mimmo Lucano, come chi all'inizio aveva fatto El Shish Factory e adesso neanche c'è più, deve rinunciare a quella grande idea, perché da solo è complicato fare giustizia spaziale. Puoi fare giustizia in un piccolissimo spazio, ma poi ti consumi come una candela. Grazie mille Tiziana, a nome di tutta la rete Wise for All. Grazie a voi. We never